dei primi micro events che abbiamo chiamato di Designscape, con le iniziative che abbiamo funded, che abbiamo finanziato in questi 4 anni di progetto, i tre open calls for pilots. Oggi, scusa, faccio una presentazione così perché come va online per un po' di una intro. L'iniziativa che abbiamo invitato oggi a raccontarci un po' è il Fulcrum, che è il Research Center for Material, for Material Culture in Transit, e poi chiederemo a Zeno Franchini dell'Associazione Marginale spiegarci un po' questo titolo e da dove viene, che cos'è esattamente un Material Culture in Transit. E con noi ci siamo io, Talita Medina del Politecnico di Milano, Ilaria Tosoni, mia collega del Politecnico di Milano, Zeno Franchini dell'Associazione Marginal e Besnik, scusa Besnik il tuo cognome, mi sono dimenticato. Anci Toscana, Talita. Esatto, mi metto Anci Toscana con noi, nelle persone di Besnik Mehmet. Allora, aspetta, eccolo qua, solo una super veloce intro al progetto perché non voglio sovrappormi a poi il racconto di Zeno. Ma il Fulcrum è un winner della seconda call, del secondo bando che è promosso da Designscape, che è stato il bando per la fase di prototipazione. Per cui abbiamo finanziato i prototipi dell'iniziativa. Chi sono i 2 pilastri del progetto? Che uno è il prototipo di un archivio di materiali e tecniche, e il secondo sono prototipi di workshop di co-creazione, che poi ci spiegherà meglio Zeno. E qua come oggettivo, il big objective dell'iniziativa, a mio parere, però poi Zeno anche qua ci racconterà meglio, per me è esattamente la aims to create innovative development models for peripheral territories. Che vuol dire creare nuovi modelli di sviluppo per le aree periferiche. Questo diciamo che è il big objective, no? Zeno. Poi come raggiungere, come ottenere questo grande oggettivo, guarda, becchi dell'italiano, loro hanno molto declinato sulle risorse che trovano e le risorse della realtà del territorio che è Palermo in Sicilia, nell'Italia. Allora, un'altra prossima slide, ma solo per finire un po' questa intro, sono le keywords, le parole chiave che ho selezionato di questo progetto, che sono migranti, la migrazione as a regenerative phenomenon, alternative development, peripheral territories, social inclusion, human capital and social enterprise. Diciamo, quelli che mi sono venuti più forti nella mia interpretazione del progetto. Poi ovviamente tanti altri si potrebbero includere in questa lista. Zeno Franchini, a te la parola, raccontaci un po'. Grazie mille. Io condivido anch'io lo schermo, che ho preparato una piccola presentazione giusto per aiutarci con delle immagini. Appunto parlo per Associazione Marginal, che è stata fondata da me e da Francesca Gattello. Entrambi abbiamo, diciamo, un background, una formazione da designer e da 5 anni lavoriamo a Palermo. E una delle ragioni per cui ci siamo spostati in Sicilia, a Palermo, è proprio la cultura materiale che esiste in Sicilia, ossia noi vediamo la tradizione come un'invenzione continua, non come un qualcosa di statico che permane, viene ripetuto tale e quale. E questi che vedete in questa slide, per esempio, sono 3 simboli siciliani
che sono stati, diciamo, inventati nell'ultimo secolo sostanzialmente. Il carretto siciliano non era così colorato, era a Napoli che c'erano i carretti colorati, la tradizione siciliana era molto più minimal. La cassata siciliana non è quella che vedete lì, oggi è diventata quella, però in realtà la cassata al forno è un'altra, e ha una forma, un'estetica diversa. E il fico d'India chiaramente non è una pianta endemica mediterranea, però questi chiaramente sono diventati, oggi sono riconosciuti come parte dell'identità e dei simboli locali. Questo per noi è emblematico di come le tradizioni, l'identità cambi, e di come oggi, di fronte a delle sfide macro come quella dell'emigrazione e del cambiamento climatico, ci sia la necessità di reinventarle. Palermo è un contesto urbano, faccio un piccolo introduzione del contesto perché Palermo spesso ci accade che chi non ci ha vissuto, non ci è passato, fatica a capire veramente cosa significa essere alla periferia dell'Europa. Palermo è la quinta città in Italia, quindi ha una dimensione urbana considerevole, però ha avuto uno sviluppo particolare per il quale c'è stato un boom anche di speculazione edilizia negli anni 70-80, e qua vedete la sovrapposizione che abbiamo fatto di una cartolina dell'inizio Novecento con la Palermo oggi. Vedete che ai bordi che non ci sono più gli agrumeti, ma ci sono proprio i palazzi oggi. Quindi anche un contesto particolare in cui convivono delle cose antiche, delle cose che noi associamo a un passato, a un presente, diciamo, comunque con le sue problematicità. Quindi questi contrasti forti si vedono anche proprio nell'architettura, quindi nel patrimonio, tra il Liberty, l'arabo normanno e poi quello che sono le costruzioni più moderne, e sicuramente c'è una presenza incredibile di laboratori informali, noi li chiamiamo, artigiani che rimangono in piani terra e in molte vie. Oggi il centro storico sta subendo un'ulteriore trasformazione di cui non parlerò, però sostanzialmente nella città troviamo ancora artigiani tradizionali che ripetono, replicano i motivi della tradizione con anche un'eccellenza notevole nella qualità della produzione. E questa cosa per noi è stato sicuramente un motivo di interesse collegato al fatto che, come sappiamo, la Sicilia è una delle porte dell'Europa da cui entrano molte newcomers, molti migranti, diciamo, noi non amiamo questa parola ma la userò, questa cosa noi è interessato perché pensiamo come una persona viene da una parte lontana del mondo e magari porta con sé un sapere materiale, allo stesso tempo noi vediamo che per esempio molti se ne vanno dalla Sicilia e la tradizione locale un po' ne perde e viene pian piano svuotata. Cosa succede se noi mettiamo insieme queste due cose? Se noi prendiamo delle persone con delle conoscenze artigianali provenienti dall'Africa, dal Medio Oriente, dall'Asia, e le facciamo interagire con degli artigiani locali. Queste comunità diasporiche sono state il primo diciamo, campo di lavoro, il primo field work che abbiamo svolto. Qui vedete delle immagini dei laboratori in cui abbiamo messo alla prova le capacità di lavoro rispetto alla terra cruda e ai materiali naturali, quindi intreccio, diciamo, rimanendo a bocca aperta perché non avevamo particolarmente programmato o aspettative rispetto a questa cosa. In realtà c'è proprio questa spiccata manualità da parte di alcune persone che appunto ci ha fatto venire voglia di approfondirla. Successivamente abbiamo svolto diciamo, degli esperimenti. Questa è la realizzazione di una scenografia per il teatro delle marionette, che è una delle cose, delle performance culturali più importanti della città, in cui è stata replicata una sorta di struttura simile alle moschee del Mali da parte di appunto cittadini maliani presenti a Palermo.
questa esperienza ci ha portato a voler, diciamo, rendere questo scambio più permanente. Quindi, diciamo, da lì ci muoviamo verso quello che poi è Fulcrum, ossia un laboratorio permanente in cui da una parte si registrano le conoscenze dei nuovi arrivati, di chi entra in Europa e porta con sé un bagaglio culturale, e dall'altra si va a ricercare le connessioni con il patrimonio siciliano, quindi la cultura materiale siciliana. E le connessioni non siamo noi che le facciamo, ma sono proprio evidenti, sono storiche e proprio nei materiali stessi. Questo è delle foto degli esperimenti che abbiamo fatto sempre con la terra cruda, in tonaci, diciamo, naturali, in collaborazione anche con un'impresa di Catania che lavora il cociopesto, a testimonianza che è ancora presente nella tradizione siciliana questo tipo di lavorazioni. Altri esperimenti materiali che abbiamo fatto, cioè, la presentazione è un po' impallata, quindi non sono sicuro che vada con le parole. E altri materiali che abbiamo provato, che poi per esempio in Fulcrum abbiamo deciso di non coinvolgere, per esempio i tessuti. Questa è una macchina, una sorta di CNC che si muove su ruote e scioglie la cera per ricreare la tecnica batik africana. Non entro nei dettagli, poi nelle domande semmai ne riparleremo. E tratta dei motivi di animismo contemporaneo, quindi anche una tradizione di adesso, delle questioni che stanno a cuore degli ospiti. Qui siamo in uno SPRAR, quindi in un centro di accoglienza, quindi una collaborazione diretta con delle persone che sono ospitate in questi centri. E anche la ceramica, creando delle miscele di polvere lavica, sabbia delle saline, l'argilla dei fondi delle saline, il cociopesto stesso. E lo stesso lavoro noi cerchiamo anche non è una cosa esclusiva rispetto ai migranti, ma è anche una cosa rispetto ai giovani siciliani. Noi, per esempio, quando insegniamo nelle accademie, nelle università siciliane, spesso cerchiamo di lavorare sul discorso identitario siciliano a livello di cultura materiale. Quindi Fulcrum, come avete detto bene, si articola con questi due mondi, quello dell'archivio e quello dei laboratori di co-creazione. Queste sono, diciamo, le tre tematiche che noi abbiamo scelto per i laboratori di co-creazione, ossia di architettura e tecniche di edilizia naturale, lavorazione del legno e dell'intarsio e carpenteria metallica. Per fare questa cosa, per la prima volta con Fulcrum abbiamo deciso di fare una sorta di open call, non di legarci a un centro di accoglienza o a una rete, ma proprio di anche sponsorizzare online questi contenuti in modo da raggiungere capillarmente nella città di Palermo e anche oltre, perché poi ci sono arrivate un sacco di application da tutto il territorio siciliano, persone che già hanno un'inclinazione verso l'artigianato, verso il fare a mano, in modo da partire già spediti nei laboratori a realizzare oggetti. E devo dire che abbiamo avuto un po', per il fatto della pandemia che poi è avvenuta in concomitanza, però un sacco, veramente tantissime application, a testimonianza che poi c'è anche l'interesse rispetto a queste tematiche. Il primo incontro che noi svolgiamo è proprio un incontro di co-creazione, diciamo, come si può dire, proprio attorno a un tavolo, in cui noi, per esempio, lavoriamo sulle parole, riflettiamo su come si dice artigiano nella lingua del tuo paese di provenienza. Considerate che alcune lingue africane non sono scritte, quindi anche volendo io non potrei trovare la tradizione di artigiano in gambiano. E questa cosa perché? Perché quello che noi vogliamo fare è appunto co-creazione, quindi non ti dico cosa devi fare, ma facciamo insieme, progettiamo insieme. E per spiegare questa cosa, diciamo, l'artigianato è il lavoro mentale, intellettuale e manuale, pensare con le mani.
e quindi è importante risalire al termine specifico, perché altrimenti le parole che si usano sono, per esempio, sono in realtà parole coloniali, nel senso che per dire muratore diranno maçon, che è francese, per dire saldatore diranno sodier, che è portoghese. E quindi, però capite che sono parole specifiche, mentre artigiano esiste sempre il corrispettivo nella lingua. E poi appunto partiamo dal disegno e da, vedete nell'immagine quella più alta sotto il titolo, per esempio dei prototipi realizzati con un tondino molto sottile, facile da piegare, diciamo una cosa non finale. E pian piano ci avviciniamo verso degli oggetti che si rifanno un po' a tradizioni e usi e un po' hanno anche la voglia di inserirsi all'interno di una nuova tradizione, che è quella dell'incontro tra sicilianità e il resto del mondo. Quindi, per esempio, la collaborazione con artigiani locali. Nella foto centrale vedete un artigiano di via Calderai, dove realizzano tutto quello che serve per la cucina, per i ristoranti. E la finitura della sedia invece è fatta col finocchietto, che è una tecnica tradizionale che questo artigiano appunto tramite questa realizzazione poi insegna, e quindi diventa un motivo anche pedagogico. E l'oggetto finito, appunto, la sedia. In questo caso invece passiamo al laboratorio di falegnameria, in cui c'è stato più un lavoro anche in 3D, proprio un approccio ai programmi 3D da parte di persone che magari non l'hanno mai utilizzato in vita propria, per poi, diciamo, arrivare a una realizzazione un po' più tecnica, con parallelamente un altro laboratorio di invece intarsio ligneo, usando legni tropicali, per parlare anche di come le piante abbiano delle valenze talvolta anche sacre in alcune culture. Per esempio la comunità bengalese, che è una delle principali a Palermo insieme a quella dello Sri Lanka, in parte induista, e le decorazioni che vengono realizzate nei templi sono appunto foglie di mango. E oggi il mango viene piantato in Sicilia come nuova pianta del futuro dell'agricoltura siciliana, e quindi quello che, su cui siamo arrivati da queste discussioni e condivisioni, abbiamo detto ok, quindi anche il motivo tradizionale cambierà, non sarà più una foglia d'arancia, ma sarà una foglia di mango. Vediamo se scorre. Sì. Mentre questo invece è un laboratorio che noi abbiamo chiamato di bioedilizia, che è legato agli intonaci naturali, quindi intonaci che contengono o argilla o calce, a seconda delle formulazioni, che esistono chiaramente nell'area del West Africa. Ci sono un sacco di tecniche particolari. L'Europa in realtà ha una grandissima storia di architettura in terra. In Sicilia in particolare il coccio-pesto è ancora, soprattutto dalla parte di Catania, un intonaco usatissimo, è un materiale secondo noi fantastico. Noi, con questa scusa di sperimentare su questi materiali, abbiamo collaborato alla realizzazione di il bancone di un bar, quindi anche per dare proprio l'idea non dell'artigianato fine a se stesso, legato al souvenir, legato a una cosa estemporanea, ma proprio l'idea che noi stiamo collaborando professionalmente, cioè la nostra collaborazione è una cosa professionale, e quello che potenzialmente puoi imparare è un lavoro, cioè successivamente può diventare anche il tuo lavoro autonomo. Di uno spazio che poi, diciamo, ha aperto, quindi anche la soddisfazione di vedere la realizzazione compiuta. Parallelamente è stato svolto tutto un lavoro durante queste ore di collaborazione, di lavoro insieme, su anche raccolta di informazioni su anche materiali che non abbiamo usato, non siamo riusciti a includere in questi laboratori, che poi è diventato questo archivio appunto che stiamo rimaneggiando per rendere il più possibile open source, in cui vedete a sinistra insomma tutta la categorizzazione per materiale,
quindi di fibre naturali, adobe, appunto minerali, terre, e poi le varie esempi di lavorazione e i riferimenti anche bibliografici e anche a video, perché comunque tanto materiale l'abbiamo trovato poi per fare un confronto tra quello che è le informazioni che noi troviamo tramite i ragazzi partecipanti ai laboratori e magari una letteratura più scientifica. E questo è un archivio chiaramente aperto che ancora ha tantissimo da integrare, diciamo, forse è infinito, non lo so, che però per noi è importante anche solo simbolicamente nell'idea di ricostruire la conoscenza di popoli, di paesi che magari la stanno perdendo in questo momento. L'idea di ricostituirla qua in Europa, dove queste persone hanno deciso di compiere il loro viaggio. Successivamente, diciamo, alla fine di questo progetto, noi comunque abbiamo creato questa connessione tra artigiani locali e individui, comunità straniera a Palermo, e questa cosa poi ha dato immediatamente un frutto, nel senso che poi tramite la comunità bengalese c'è stato commissionato un lavoro su una sorta di narrazione rispetto al cambiamento climatico e la storia della diaspora nel Bangladesh, ossia come ci sono stati dei disastri a livello climatico che hanno portato molte persone ad emigrare e una situazione politica problematica nel Bangladesh, e di come appunto ci sia questa connessione poi tra il clima e le migrazioni, e il fatto che oggi non esista uno status di rifugiati climatici. Questo lavoro è stato esposto per esempio a Parigi nell'ambito di una mostra che appunto trattava di tematiche legate alla tradizione, il cambiamento climatico e un design, diciamo, più sociale. E al di là di questo, e concludo, l'idea nostra è quella di diventare sempre più uno spazio permanente, perché finora siamo stati nomadi rispetto anche alle officine, gli artigiani che abbiamo coinvolto. Abbiamo visto che questa cosa funziona, ma ha i suoi limiti, soprattutto in una condizione di forte informalità. È importante avere un luogo dove le persone possano, diciamo, venire e fare da riferimento e ci sia una continuità nel coinvolgimento anche delle persone. E quindi abbiamo ricevuto un altro finanziamento per una sperimentazione rispetto a la realizzazione delle postazioni mobili per la distribuzione di cibo, legato anche alla situazione della pandemia e alla necessità di diciamo, dare cibo gratuitamente in diversi quartieri della città. E quindi cercheremo di stabilire un luogo in cui poi tutte queste lavoro confluirà e diventerà la nostra officina permanente. Io ho cercato di tenermi breve, per cui preferirei che magari, se avete dubbi, critiche, approfondiamo magari i singoli punti, perché potrei parlare per ore, come vedete. Allora, intanto Zeno, io ti faccio i complimenti e ti ringrazio. Come ho più volte avuto modo di sottolineare, noi abbiamo finanziato dei progetti che sono fantastici e Fulcrum è uno di questi sicuramente, quindi davvero i complimenti a te, a Francesca, a tutto il team che ha lavorato, insomma, poi durante i mesi della pandemia sappiamo che non è stato affatto facile, insomma, no? Condurre in porto il progetto e produrre i risultati che si erano prefissati. Ecco, io ho una domanda molto così a bruciapelo, forse scusami Ilaria e Thalita se intervengo prima di voi.
io vorrei capire, Zeno, primo, che ruolo hanno avuto le istituzioni cittadine in questo, diciamo, durante questo processo che tu hai descritto, e in particolar modo anche magari nel trovare uno spazio permanente dove poter stabilire, no, i vostri laboratori. E secondo, un altro tema che ci sta molto a cuore, e vediamo che diversi progetti, vuoi diciamo in maniera anche intenzionale, ma a volte anche come semplici spillover del progetto finanziato da Designscapes, sono riusciti ad ottenere finanziamenti addizionali. E questo è un tema che ci interessa molto, capire quanto è stato utile questa esperienza per voi per poter appunto cioè, attirare no, questi, cioè, ulteriore fundraising, insomma. Quindi il ruolo delle istituzioni è... Sì, okay, sì. perfetto. Allora, il ruolo delle istituzioni diciamo, in Sicilia è un discorso complesso, nel senso che troviamo spesso complimenti, pacche sulle spalle, promesse, però dico materialmente si fatica. La cosa interessante di Palermo è che comunque esiste un terzo settore ampiamente sviluppato, per cui noi, ho dimenticato di dirlo, ma siamo stati ospitati negli spazi di un'impresa sociale che si chiama CRESM, Centro Ricerche Economiche e Sociali sul Meridione. Abbiamo collaborato, diciamo, abbiamo un network che ci salva sempre di associazioni, imprese sociali e quant'altro. Rispetto agli spazi siamo appunto in questo dialogo adesso anche con il comune, perché chiaramente ci sono molti spazi disponibili che noi saremmo disposti anche a recuperare, proprio anche come progetto, di proprio partire dal recupero dello spazio. Non ci interessa avere una cosa pronta e poi ci piacerebbe anche che, essendoci già delle reti di accoglienza di un certo tipo, questo nostro progetto venisse anche un po' sistematizzato, cioè noi ogni volta facciamo girare la possibilità di partecipare al nostro progetto, essendo che comunque i partecipanti hanno un rimborso spese all'interno di tutte le reti SPRAR, per esempio, e gli SPRAR per legge devono fare delle attività di inclusione, quindi sostanzialmente noi gli facciamo un'offerta gratis, però ci piacerebbe che questa cosa fosse un po' più sistematizzata, anche perché io non posso conoscere tutti i ragazzi presenti a Palermo negli SPRAR. Sicuramente un operatore sa che quella persona ha quella storia, quell'esperienza e quell'inclinazione, e a noi facilita molto il lavoro questo. E rispetto a, diciamo, la continuazione, sicuramente per noi il Designscapes è stata la prima occasione di sistematizzare questo lavoro, nel senso noi fondamentalmente lavoriamo questa cosa da 5 anni, però Designscapes un po' perché ci ha fatto ritornare alle nostre radici, che sono comunque quelle del design, un po' perché appunto è design driven e quindi ti stimola anche ad usare dei metodi che sono design methods, sicuramente se non altro è tutto il materiale pronto poi per fare application, per interfacciarti con istituzioni, con imprese, con chi vuoi, perché hai fatto un punto sulla situazione e hai capito chi sei, cosa vuoi, dove stai andando. Noi magari lo sapevamo già un po', però sicuramente questa cosa ci ha facilitato anche a presentarci come designer. E quindi cioè anche andando avanti noi penso che per esempio molte cose che abbiamo prodotto per Designscapes anche in termini di design methods di fatto le riutilizzeremo per interfacciarci, perché è sicuramente un metodo funzionale, professionale, che anche ti dà una certa autorità rispetto al lavoro che stai facendo. Grazie Zeno. Ma su quest'ultimo aspetto di cui ci raccontavi, mi veniva così da chiedervi se invece
rispetto all'innovazione anche degli strumenti e dei modi con cui interagite con questi soggetti che immagino siano molto diversi, se rispetto a questo avete avuto l'opportunità un po' di riflettere o di provare anche a innovare alcuni degli strumenti, perché questo è un tema molto interessante. Sì. Sì, noi appunto anche proprio nella richiesta abbiamo messo un forte accento sui co-creation workshop e pensiamo che lì ci sia molto da fare e anche forse anche a livello accademico, proprio a livello di metodologia, perché proprio noi cioè per noi è una grandissima sfida da quando siamo qua trovare il modo di interfacciarci che non ti metta in una posizione di potere rispetto a dei soggetti che comunque sono fragili, che ti permetta di rispettare la loro cultura di provenienza, il loro passato, il loro presente, e quindi è un lavoro, diciamo, di unlearning, no? Visto che siamo ad una unconference, è proprio è quello il lavoro, e chiunque lavora in questo settore deve essere consapevole del proprio bias, degli ostacoli, e nei co-creation workshop appunto noi sempre di più cerchiamo anche di collaborare con antropologi in modo da avere anche uno sguardo esterno, anche solo un parere rispetto a... E poi quello che facciamo è il più possibile, in un certo senso, togliere tutti quelli che sono i bias culturali, per i quali per noi all'inizio era molto difficile, per esempio, trovare artigiani che volessero lavorare con stranieri, diciamo. Lo sappiamo. Però la cosa bellissima che succede è che quando poi si sta parlando se questa sedia è fatta bene o è fatta male, cioè, siamo veramente tutti uguali, nel senso, io ho visto delle persone che conosco, diciamo, anche il loro pensiero politico, non avrei mai detto che di fronte a una condivisione di questo tipo facessero complimenti, dicessero no, per gli strumenti che avevate, che magari non erano il massimo della tecnologia, eccetera, avete fatto un lavoro fantastico, e diventa un altro dialogo in cui c'è più una questione di religione, di genere, di provenienza, di colore della pelle, proprio è la cultura materiale che è il motivo per cui noi appunto spingiamo su questa cosa, in un certo senso reclamiamo questo ambito di lavoro, dire la cultura materiale è un terreno di battaglia, perché tramite la cultura materiale si può parlare di tutti i conflitti a livello storico, a livello contemporaneo, e si possono creare appunto anche dei nuovi metodi di inclusione delle persone, che non ti chiedono, per esempio molti ragazzi dei centri di accoglienza dopo un po' che li conosciamo, che ci lavoriamo, ci dicono una cosa che mi fa molto piacere è che tu non mi hai chiesto del viaggio in barca, non mi hai chiesto perché di solito è la prima domanda che gli fanno, tu gli chiedi cosa sai fare, che lavoro vuoi fare nella vita, e diventa un altro dialogo, diciamo, e queste cose noi le stiamo imparando man mano, e quindi in un certo senso ci piacerebbe anche condividerle con chi poi in altre parti, in altri centri, noi non vogliamo nessun brevetto su niente di quello che facciamo. Riproducetelo, ricopiatelo, perché serve farlo, e può essere riprodotto in qualsiasi arrival city, come li chiamiamo, d'Europa, se non del mondo. Grazie Zena. No, una cosa che mi ha chiamato l'attenzione, ad esempio, del progetto, che trovo assolutamente interessante, è che siete molto coscienti del grande obiettivo, e per cui ho voluto un po' sottolinearlo, che è quello di un sviluppo, di un nuovo modello di sviluppo delle periferie, eccetera, partendo da una cosa molto piccola, ma che in realtà siete molto coscienti che è parte di un processo più grande, e che si parte di una cosa minuta, ma si va verso un obiettivo, scusate, è un obiettivo big,
È molto interessante questo tuo passaggio nel dire che una volta utilizzato l'oggetto come punto di partenza di una discussione, la discussione cambia colore, cambia partito politico, si parla del concreto, senza il background culturale, i bias, cioè tutto quello che portiamo dietro. Questa è una cosa che mi ha chiamato effettivamente molto l'attenzione. E poi questa vostra capacità di... Sì, come il design si è abbinato esattamente i tre pilastri del nostro progetto, che è il design, l'urban environment e l'innovazione, come siete riusciti a mettere tutti questi tre grossi componenti che poi sono parole che vogliono dire tutto e niente, praticamente c'è tanta di quella cosa, ma siete riusciti a abbinarli in un modo molto, molto intelligenti, molto interessanti. E secondo me con gli effetti, con impact che possono essere anche misurati, no? Misurati e anche quasi immediati per certi metodi. Non è un progetto che ci vogliono 20-30 anni di applicazioni per vedere poi i veri cambiamenti. Poi un'altra cosa che mi ha chiamato molto l'attenzione è che siete molto consci è della sostenibilità economica, perché il Designscape è stato un punto di partenza e questo vi ha dato anche molto, vi ha messo poi in un altro piano di discussioni anche con altre richieste di fondi, perché una volta che hai già un marchio di un progetto europeo, ovviamente per cercare ulteriori fondi facilita, no? Vieni con cerca il desk research che non è pagato da nessuno, non sarà mai pagato da nessuno, deve servire a un altro oggetto che è i workshop e poi gli spin-off, come dite voi, perché ci vuole una sostenibilità economica. Questa gente qua deve avere un lavoro che sa che entra e va a lungo, non può essere workshop da 3 mesi, questa cosa funziona se riuscite a mantenere... Sì, e anche sugli oggetti noi abbiamo lavorato molto in quella direzione lì, proprio per evitare di rimanere con dei semi-lavorati che poi magari mentre avendo realizzato una sedia, un tavolo, poi diventa anche una cosa che capisci che si può vendere domani e con quei soldi lì ne produce altri 2 e poi cioè, che diventa un po' una dinamica anche di autoimprenditorialità, che poi è un po' dove noi vogliamo andare a parare. E poi, per esempio, una cosa che non ho detto è che anche la scelta proprio degli ambiti materiali è legata a degli studi che comunque, per esempio sull'edilizia, noi abbiamo fatto uno studio che dice che a Palermo hanno chiuso tot imprese di edilizia tradizionale, hanno aperto tot imprese di edilizia sostenibile e quindi diciamo se vuoi cercare lavoro in quell'ambito lì e dimostri di saper fare delle cose per cui noi sappiamo che ci dicono non riusciamo a trovare il muratore che sa dare l'intonaco naturale. E allora dici, cavolo, allora ha senso lavorare, approfondire quella cosa lì. E non è fine a se stessa, perché io poi so, cioè ho la certezza che poi c'è una spendibilità di quella conoscenza. E poi, come dicevi tu, siamo partiti in un certo senso da 3 negatività, cioè da i migranti che sono visti come un problema, dagli artigiani che sostanzialmente non se la stanno passando benissimo a prescindere dal Covid e dagli spazi che in città comunque esistono spazi di co-work, di laboratori, ma non sono utilizzati per quello che potrebbero dare. E quindi in un certo senso prendendo 3 negatività siamo riusciti a fare una cosa positiva. Per quello ci piacerebbe anche sistematizzarla in maniera da essere stabile, permanente, che si duplichi, cioè, io lo dicevo ai ragazzi, se voi domani vi mettete a fare questa sedia qua uguale e andate a venderla, va benissimo, cioè nel senso l'abbiamo fatta insieme, sono io l'autore, sei tu l'autore, dico è giusto così.
e quindi anche stimolare rispetto a un'imprenditorialità che si basa su quello che sai fare. Ma questa, diciamo, questa opportunità, insomma, immaginare questo processo comunque di apprendimento comune come risorsa è colta anche dagli artigiani locali? Cioè c'è sensibilità rispetto a questo? Alcuni, cioè 50-50. La verità è che per esempio è molto difficile che noi all'inizio forse eravamo un po' ottimisti anche nel fatto che alcuni ragazzi sarebbero finiti a lavorare proprio dal stesso. Questa cosa anche un po' per il periodo è molto complicata. La verità è che tramite gli stimoli che noi gli diamo, ma tramite la loro presenza e il loro, diciamo, bagaglio culturale, loro sicuramente innovano automaticamente il motivo tradizionale. E l'artigiano che tendenzialmente non vuole, che resiste a questa cosa, nel momento in cui poi si trova a farlo, dice, ah, non è così male, ok? E in quel senso lì funziona, perché per esempio rispetto all'Intarsio noi siamo stati anche abbastanza onesti, gli abbiamo detto guarda, tu fai delle cose che io non mi metterei mai in casa, cioè sei bravissimo, però c'è proprio la necessità di riprogettare quella tecnica, che di per sé ha un valore, perché dico metti del legno prezioso su del legno che non lo è, anche sostenibile, diciamo, volendo è anche una cosa interessante dal punto di vista proprio del progetto, però va reinventata. Se noi non facciamo questa reinvenzione moderna, ispirandoci anche al Liberty, se proprio non vogliamo fare una cosa ipermodernista, funziona e poi quando lo vedono realizzato, storgendo il naso, però ti danno ragione. Capito? Devono ammettere che forse ha senso. Sì, perché per esempio il ragazzo che ha fatto gli intarsi, poi l'intarsi funziona che praticamente tagli, sono legni diversi, tipo puzzle, però li tagli tutti insieme praticamente, perché devono combaciare poi. Quindi di fatto ti rimangono altrettante combinazioni quanti sono i legni. E il ragazzo che ci ha seguito in questa cosa poi si è rifatto lui tutti, cioè si è tenuto tutti gli altri e se le è comunque rifinite. E per dire, questa è un'altra cosa che ti fa piacere, perché dici ok, allora ci ho beccato un po' Certo. Un'altra cosa che sono curiosa è se voi non avete applicato per la terza call, che come abbiamo fatto la chiacchierata oggi, perché non vi sentivate maturi abbastanza o perché non avete avuto il tempo di sviluppare meglio il prototipo, di solidificarlo, consolidarlo, diciamo. Però come vedi la possibilità di replicabilità di questa cosa che è molto site specific anche, c'è anche il tema di essere molto, la vedo a Palermo, è da capire in che altri posti tutte le condizioni che trovate a Palermo sì. Allora, in realtà noi ci piacerebbe, abbiamo anche un po' un'utopia in mente, nel senso che in realtà conosciamo anche a livello europeo altri progetti che usano l'artigianato per l'inclusione, ce ne sono tanti, penso a Cupola, ce ne sono diversi, per cui in realtà la replicabilità secondo noi è molto più semplice di quello che può sembrare, non è legata, cioè Palermo è speciale, sì, però in ogni posto tu troverai comunque una storia artigianale propria del posto, che sia Milano, che sia l'Austria, la Spagna, cioè dico, ogni posto ha la propria cultura materiale. Può essere che devi andare indietro di più rispetto a Palermo, perché a Palermo è viva, in altri posti no, io sono di Verona, Verona c'è già una storia diversa, però sicuramente è una cosa che secondo me andrebbe replicata, perché è proprio un approccio diverso a monte, alla cultura, alla conoscenza di chi arriva, per il quale sono automaticamente portatori di valore, per come tu li approcci. E noi non abbiamo partecipato al terzo
bando, perché appunto è una cosa che si sta evolvendo pian piano. Ci sono degli aspetti delicati che noi comunque non vogliamo forzare. Per esempio la questione dello spazio per noi è diventata molto importante, perché senza quello ci rendiamo conto che diventa una cosa estemporanea, che in un certo senso rischia di usare i partecipanti per, diciamo, un vantaggio nostro. Siccome non è quello che vogliamo, stiamo cercando di strutturarci in modo che di essere anche il più possibile rispettosi rispetto a chi coinvolgiamo. Però sì, l'idea è quella, l'utopia di cui parlavo prima è che ci potrebbe essere un centro di questi in ogni città d'Europa, e questi ragazzi che comunque non necessariamente vogliono stare a Palermo, molti di loro vogliono andare verso altri luoghi, possano spostarsi da un centro all'altro, in un certo senso avendo anche una certificazione di essere professionalizzati rispetto alla determinata cosa. Come in realtà in alcuni stati già avviene, però che ci sia la possibilità anche tra gli stati di muoversi, dicendo io ho partecipato al laboratorio a Palermo, però in realtà io voglio andare in Francia, guarda, a Marsiglia c'è quest'altro centro che funziona uguale, puoi andare là e sai che hai un minimo di posto in cui puoi anche solo riprodurre le stesse cose o impararne di nuovo. Zeno, questo è qualcosa di fattibile. Se voi ne parliamo dopo di come riuscire a realizzarlo, ne parliamo in separata sede tranquillamente. Io conosco abbastanza bene dei centri di artigianato artistico in Italia e in Europa, e c'è anche un coordinamento a livello europeo di questi centri, no? Di artigianato, di design, dal Crafts Council, no? Del Regno Unito a quello irlandese, olandese, spagnolo. Quindi volendo, c'è una rete insomma abbastanza forte e presente di centri di artigianato artistico a livello sia regionale in Italia ma anche a livello nazionale ed europeo. Quindi se c'è da portare come diciamo una viene a dire buona pratica, ma direi bellissima pratica, la vostra esperienza, assolutamente sì, basta, insomma, troviamo la possibilità di farlo. Sì, sì, diciamo, per noi è un po' un sogno, anche perché, come sapete, oggi non è possibile muoversi tra gli stati liberamente, quindi questo diventerebbe un canale anche, diciamo, legale, controllato, per il quale non puoi neanche dire che, cioè, la cosa brutta che succede a noi, soprattutto nei primi laboratori, quelli negli SPRAR, nei centri di accoglienza, che da un giorno all'altro una persona non ti dice niente ed è in Spagna e tu non sai come sta, non sai, e non cioè, uno degli aspetti difficili, per esempio, di lavorare qua, che una persona che hai coinvolto, e poi giustamente perché è più importante la loro scelta di vita che il nostro laboratorio, però ti dispiace non poterli aiutare in questa cosa. Per cui al contrario dici, ma cavolo, come noi abbiamo un ragazzo che per esempio ha lavorato nel laboratorio di carpenteria metallica, lui ha fatto in Germania la scuola di professionalizzazione, ha lavorato in Audi per 3 anni a saldare, a fare il saldatore. Dublino arriva e lo riporta a Palermo, dove lui è disoccupato. Capito? Quindi diciamo, poi se entriamo nel merito è molto, però capite l'impatto che potrebbe avere un discorso del genere, sicuramente difficile, però almeno nel micro scambio, anche solo per l'idea di far viaggiare delle forme di eccellenza artigianali che esistono in Europa, sarebbe già qualcosa di valido. Molto interessanti. Voi avete qualcos'altro o volete fare la chiusura, Visto Ilaria? che siamo quasi a 5 minuti Nell'oretta. dalle 18:30 Esatto. ed è venerdì pomeriggio, io direi di chiudere. Ringraziamo moltissimo Zeno, Francesca, tutto il team per il grandissimo lavoro eccellente svolto.
sappiamo che non è stato facile, insomma, con il Covid, il pieno Covid, ci ha preso proprio in pieno Covid. Ci siamo trovati poi a lavorare d'estate, quando poi tutto è riaperto, che vi lascio immaginare a Palermo lavorare a luglio, agosto. E quindi bruciarci anche le vacanze, tra l'altro. No, Zeno, noi rimaniamo in contatto per qualsiasi cosa, rimaniamo in contatto davvero, perché avremo altre iniziative sia con Designscapes ma anche fuori, e davvero vi facciamo i grandissimi complimenti per questa iniziativa. Grazie a voi. Grazie a voi per il davvero, supporto. continueremo a seguirvi perché siete davvero un'esperienza interessante per noi da tantissimi punti di vista. Complimenti. Ilaria, pensando anche al New European Bauhaus, Sì, sì, ha tantissime cose. Adesso stiamo lavorando ad esempio su un altro progetto che lavora sull'impatto sociale della cultura, e tutta una serie di riflessioni ci rientrano benissimo, per cui è veramente toccate moltissimi dei temi con cui lavoriamo, è molto interessante ascoltarvi. Grazie Zeno, grazie Francesca e a presto. Ciao. Anche a voi, Anche a voi. Ciao, bocca al lupo per tutto. Zeno, rimani un secondo? Sì, sì, sì. Ciao Besnik. Ciao. 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 Ciao Jeff, ciao. Thank you, Antonin.